In quel di History Crossover 2, Mayu Iwatani ha difeso con successo la IWGP Women's Championship contro Momo Watanabe, ma al termine del match si è palesata Azumi che ha sfidato l'attuale campionessa ad un match titolato. Riuscirà Azumi a detronizzare Mayu Iwatani? Minasan, konnichiwa e benvenuti sul canale. Vi chiedo subito di lasciare un like e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Dunque, Mayu Iwatani è riuscita ancora una volta a difendere con successo la IWGP Women's Championship, portando così a 8 le sue difese. Un traguardo molto importante che va a inserire di diritto Mayu Iwatani nella storia di questo seppur giovane titolo. Il suo regno è ormai arrivato alla soglia dei 600 giorni, un regno che in realtà era partito molto bene, perché Mayu Iwatani era riuscita a conquistare il prezioso alloro proprio durante la prima edizione di All Star Grand Kingdom nel mese di aprile del 2023, dove sconfisse Mercedes Moné. Da lì in poi il suo regno prese una direzione alquanto strana, diciamo, finendo un po' nel dimenticatoio. In quel preciso periodo Giulia deteneva lo Strong Women's Championship e la Stardom, tanto quanto la New Japan Pro Wrestling, avevano al tempo preferito dare più spazio a quel titolo piuttosto che a quello detenuto da Mayu Iwatani. Vi ricorderete per certo come in quei mesi Giulia difendeva con frequenza lo Strong Women's Title sia negli eventi Stardom tanto quanto negli eventi americani firmati New Japan Pro Wrestling. In effetti, per tutto il 2023 le difese titolate di Mayu erano rare e a memoria l'unica degna di nota fu quella contro Utami Hayashishita. Con l'inizio però del 2024 il tutto cambiò. Forse l'addio di Giulia o forse anche il fatto che lo Strong Women's Championship si spostò definitivamente in America, prima con Stephanie Vaquer e ora con Mercedes Moné, la IWGP Women's Title iniziò ad ottenere sempre più spazio e, come dicevamo poc'anzi, a inizio 2024 Mayu difese il titolo con successo contro Shuri. Quella fu solo la prima di tutte le avversarie prestigiose con cui si scontrò la Iwatani nell'anno in corso. Avversarie che portarono il nome di Mina Shirakawa, Tsukasa Fushimoto, Sari e così via, fino ad arrivare a una delle difese più difficili a cui Mayu prese parte da quando possiede il prestigioso alloro. Sì, perché Momo Watanabe si è rivelata un'avversaria molto ostica per l'attuale campionessa. Momo Watanabe si era presentata a Historic Crossover 2 con tutta la grinta che l'ha contraddistinta in questi suoi 10 anni di carriera, anniversario che Momo ha avuto il piacere di festeggiare proprio durante la messa in onda dell'evento congiunto. La Watanabe si era dunque presentata con un nuovo ring attire e con una sicurezza indelebile. Alla fine Momo non aveva nulla da perdere ed era pronta a tutto pur di sconfiggere finalmente Mayu Iwatani. Il match tra queste due gladiatrici è stato un qualcosa di epico che ha riscritto in gran parte il concetto di sfida titolata. Sfido chiunque di voi a trovare un match femminile così intenso al di fuori della Stardom. Fatto sta che Momo Watanabe ha scaricato tutto il suo arsenale addosso a Mayu Iwatani, il che però non è bastato per portarsi a casa la vittoria. Vittoria che non è arrivata neanche grazie alle interferenze delle compagne di Eight. Una Momo Watanabe che in realtà poteva anche approfittare in modo più concreto delle tattiche penali delle sue amiche, colpendo Mayu Iwatani con la sua mazza da baseball, cosa che però la Watanabe ha preferito non fare. Se questa sua azione porterà eventualmente a qualcosa o meno in futuro non è da sapere,
Probabilmente parleremo ancora di tutto ciò in futuro. Fatto sta che Mayu riesce comunque a confermarsi campionessa nonostante la splendida prestazione di Momo Watanabe. Al termine però di questa battaglia fa capolino sul ring Azumi, che finalmente ottiene ciò che va cercando da diverso tempo, una sfida titolata contro Mayu Iwatani. Le due quindi si danno appuntamento a Wrestling Kingdom 19, pay-per-view targato New Japan Pro Wrestling, che andrà in onda sabato 4 gennaio. Un match che sono sicuro saprà sorprenderci, una battaglia che scriverà ancora una volta la storia di questo giovane titolo e delle due protagoniste che ne faranno parte. Ci sarà tempo comunque di parlare di questa sfida nelle prossime settimane. Intanto io vi invito a lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se la battaglia tra Mayu e Momo vi è piaciuto o meno e se siete contenti della prossima avversaria della Iwatani o se avreste preferito un altro nome. Vi ricordo inoltre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che racchiude tutto il magico mondo del wrestling femminile. Sul sito web, così come sui canali social, grazie a Donne tra le corde, sarete in grado di restare sempre aggiornati con risultati dei vari show, news e quant'altro. Non mi resta che ringraziarvi per tutto il supporto che state dando a me e al mio progetto e darvi appuntamento ad un prossimo video. Bye poi!